Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente está aqui em Lássio, para quem não sabe onde é Lássio, Lássio é o estado onde fica Roma, e a gente veio conhecer o restaurante Papetti. A gente vai mostrar hoje uma receita fenomenal. Eu e a Dani ficamos de boca aberta com a receita, é muito simples, muito fácil de fazer e muito saborosa. A gente vai aprender a fazer um saltimbocca, uma receita típica romana, mas diferente dessa vez, porque a gente tá na praia, então em vez de vitela a gente vai botar peixe nessa história. Não quer perder nada importante do vídeo? Ativa a legenda. Ativa a legenda você que habla espanhol, que speak in English, ou que parla italiano. Ativa a legenda, que é tudo que a gente fala vai estar ou em português, ou em espanhol, anche em francese. Ativa a legenda. La grande fortuna di questo posto è che ha una grande forza di mare e una grande forza di terra, perché c'è una terra qua dietro che dà funghi, tartufi, dà le verdure, è pieno di vignaioli che preparano le migliori verdure delle stagioni. Io vengo da Roma, è una forte influenza romana, quindi potrei sempre trovare, tipo noi oggi, la preparazione che faremo dopo sarà un saltimbocca, però lo faremo con le guance della rana pescatrice invece che con il girello di vitella, lo faremo con il pesce. Quindi l'influenza è romana, però noi andiamo a trasformarla sposandola con le nostre materie prime. Come diceva un mio vecchio amico, il mare non è il supermercato, ma il mare ci dona qualcosa di diverso tutti i giorni e dobbiamo adattarci noi a quello che è il mare, ma soprattutto a quello che è la terra e la nostra natura. Facciamo oggi? Oggi facciamo i saltimbocca di rana pescatrice alla romana. È una rivisitazione nostra, perché generalmente viene fatta con la carne di vitella e noi invece questa lo facciamo con la guancia della rana pescatrice, che è la parte più pregiata del pesce. È un pesce una carne un po' più bianca. Più bianca e è diverso dagli altri pesci perché non ha scaglie. È come se fosse un filetto di pollo, che hanno più o meno questa consistenza, vedi, non ha delle grandi scaglie, vedi, è proprio molto carnoso, è gustoso, si presta bene per la preparazione. Allora, andiamo a tagliare un pochettino per renderla un pochino più fina. Ah, bisogna essere sottili. Sì, perché il saltimbocca è molto fina come preparazione. Adesso tagliamo questo, poi dopo verrà messo tra una foglia di salvia e una foglia di prosciutto. Il nome lo prende dal fatto che essendo molto goloso è un saltimbocca, perciò viene sempre volentieri. Perciò prendiamo una fetta di guancia, una foglia di salvia e un pezzettino di prosciutto. Meglio se è un prosciutto un po' più saporito, sempre prosciutto crudo, assolutamente solo prosciutto crudo. Per il saltimbocca è prosciutto crudo. Mettiamo il burro chiarificato per aumentare il punto di fumo, se no il burro normale brucia a temperatura bassa. Andrebbe bene lo stesso, però diciamo che per comodità utilizziamo il burro chiarificato. Questa è una farina 00 normalissima, sì. Di tradizione andrebbe messo uno stecchino, però noi per comodità diciamo di non toglierlo dopo perché è brutto andare col legno nel piatto. Andiamo tranquillamente così, siamo attenti, un po' d'attenzione, però non c'è problema. No, non si apre. Partiamo con una temperatura un po' bassa perché è una cottura un pochino lenta, nel modo che la salvia, il prosciutto, il pesce rilascino tutti i loro sapori all'interno della salsa. Poi dopo volendo si può allungare la salsa con un goccettino di fumetto di pesce, quello lì è fumetto di pesce. E cosa mettono nel fumetto? Sedano, carota, cipolla, erbe aromatiche, prezzemolo, qualche bacca di pepe. Usiamo dei funghi secchi, le lische del pesce le tostiamo a 200 gradi al forno per una mezz'oretta.
per caramellare e poi dopo lo mettiamo all'interno del brodo. Poi dopo viene schiumato e filtrato. E per friggere solo un po' di Solo burro. no? Il quantitativo necessario dipende dalla porzione quanto è grande, comunque più o meno un centinaio di grammi per porzione. Mettiamo prima la parte del prosciutto all'interno del burro. Questo qua è colatura di alici, sono alici fresche che vengono messe dentro insieme al sale in una pressa. Venivano messe in antichità tra delle lastre di marmo, tutti scarti di pesce azzurro, sgombri, alici e tutto quello che insomma riguarda il pesce azzurro, sarde, sardine, che venivano messe insieme al sale a scolare dentro delle grandi vasche. E tutto quel succo che veniva fuori da questa preparazione qua si chiamava garum. Ad oggi è una lavorazione molto simile e viene trattata nel centro-sud Italia e si chiama colatura di alici. Poi queste le togliamo. Oh, molto bonito. La salsa poi viene sfumata con un goccio di vino bianco. Noi utilizziamo sempre il vino locale per queste lavorazioni. A manteiga que fez a fritura vai usar para fazer o molho. Per raccogliere i succhi. Un girettino di pepe. Questo qua è un twist di pepe che facciamo noi, è pepe nero classico, pepe giamaicano e pepe bianco selvatico. Mettiamo un goccettino. Poi a questo momento adesso la regoliamo di sale, magari con un goccettino di colatura, la assaggiamo. Guarda, proprio un filino di sale. Adesso questa la frulliamo. La cicoria è la cicoria. Questa viene solamente sbollentata. O all'agro la possiamo fare con limone, olio, sale e limone, o la possiamo ripassare con un po' di aglio e peperoncino. Noi in questo caso la ripassiamo con aglio e peperoncino, che è proprio la preparazione di base che si fa nel Lazio, specialmente a Roma. Ah, a gente tava passando mal lá, manteiga, presunto cru, peixe. O cheiro que tá vindo disso aqui vocês não têm ideia. Meu, muito bom. Bom, vamos pra parte principal, vamos provar, né? É muito bom esse negócio. Primeiro você sente o presunto. A primeira coisa que vem, porque eu acho que ele solta mais perfume, ele solta um aroma mais forte. Até porque ele fritou primeiro a parte do presunto para baixo, né? Depois você sente um creme de manteiga, assim, mas é como comer manteiga. Pegou todos os sabores. Depois você sente um pouco do peixe e a sálvia, a hora que você consegue pegar o meio aqui, que está entre o presunto e o peixe, vem o sabor da sálvia. Meu, é muito bom isso aqui, é muito bom mesmo. Comer com um pouquinho da chicória aqui. Se você pega uma carne de vitelo, ela não tem muito sabor, ela é um sabor bem leve assim, né? Então com a manteiga e com o presunto, some o sabor do vitelo. E o sabor do peixe é mais ou menos a mesma coisa. Você sente a textura do peixe, mas você não sente o sabor de peixe aqui tão forte. A manteiga é forte, o presunto é forte. É muito bom. E essa chicória tá picantezinha, tá perfeita. Esse negócio que eles fazem de fritar o alho com a casca, só fritar a pimentinha ali, depois tirar, muito bom. Meu, tá muito bom isso aqui. E é legal, aquele tipo de prato que eu adoro, não sei você, mas é muito bom porque cada mordida que você dá vai vir um saborzinho diferente, apesar de ter poucos ingredientes. Mas eles estão tudo separados, então cada hora que você morde, você sente um diferente. Muito bom mesmo. Olha que bonito que fica, porque ele passou no processador. Dá uma emulsificada, né? Além de deixar liso, ele dá uma engrossadinha. Porque o Vinícius fala emulsificada, traduzindo aí para os meus amigos que, como eu, não são assim, tão da área gourmet. Na verdade é o princípio do vinho com óleo. E aí ele vira essa emulsão aí. A emulsão tá na minha boca, você não tem noção. Prova aí, amorzinho. Gente do céu, coisa boa isso. Que nem você falou, cada mordida você vai sentindo um sabor. Quando você pensa que tá bom, você dá mais uma mordida, o negócio fica ainda melhor. Nossa, uma delícia. Facinho de fazer, né, gente? Faz aí. Não tem peixe, faz com frango. Corta bem fininho, né, amor? Vai dar certo. E esse negócio de cortar fino é importante. Por conta da textura também, né? Aí, pra pegar o sabor, né? É verdade. Como assim? É só chicória? Não é só chicória. Muito bom. Cara, é difícil sair da Itália, hein? Cada lugar que a gente vai, a gente surpreende com uma coisa.
não sobrou nada pra contar a história. Se tivesse um pãozinho aqui, não tinha sobrado nada mesmo, né, amor? Ah, imagina, né? A chuchada aqui era necessária. Mas isso aí foi mais um pouquinho da Itália pra vocês, mais um chefe de cozinha, mais uma receita, mais um restaurante fenomenal. Esse trabalho com os ingredientes do local, assim, esse cuidado com os ingredientes. Essa é a parte mais importante. É prestar muita atenção no que você está usando na hora de cozinhar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, dá aquele joinha aí, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo da Itália. Abração, pessoal!